Un saluto a tutti e oggi sono venuto in questo bosco a fare un po' di bushcraft. Come vedete ho fatto un piccolo upgrade al mio zaino comprando le due sacche laterali. Oggi ho intenzione di provare una tenda riscaldata, sempre della Pomoli, e farmi un pollo al limone sfruttando la stufa della tenda. Come campo base ho scelto questo spiazzo che mi serve un po' di pianeggiante per montare la tenda, e mentre la monto vi farò anche una piccola recensione. Qua c'è il sacchetto con il pranzo, stoviglie varie e la tenda della Pomoli che ora andremo a vedere insieme, perché io ancora non l'ho mai usata. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la sua borsa. Allora, qui ci dovrebbe essere, perché questa è una tenda con un solo palo centrale. Vediamo, ci dovrebbe essere, e infatti il palo centrale. Queste sono due tessuti con il velcro per far passare il tubo della stufetta, perché questo è un materiale che non prende fuoco ed è resistente alle alte temperature. Qua ci sono i picchetti e i cavi e i tiranti. Ottimo. Questo dovrebbe essere il cappuccio centrale, la tenda interna con zanzariera, e questa è la tenda vera e propria. Direi di iniziare a montarla. La prima cosa da fare è stendere la tenda per tutta la sua dimensione e picchettarla ai lati. Questa è una tenda a pianta esagonale, quindi non è le solite tende come possono essere quelle della Ferrino eccetera. Ad ogni estremità ci sarà il suo laccio già predisposto per il picchetto, con già il sistema di fissaggio e per metterla in tensione. Già tutto fatto. Continuate a mettere i picchetti per tutto il perimetro e una volta che avete picchettato tutta la tenda potete passare a mettere il palo centrale, che praticamente dall'interno va messo qua, da sotto. Ora vi faccio vedere, vi ha piantato lì. Questa tenda ha due entrate, quindi una volta l'avete posizionata scegliete se volete questa o quella di là. Sono due entrate distinte e una delle due la tengo chiusa perché non mi serve. Sono le cosiddette entrate porte dal lavoro, ecco. Vedete? Per aprirla c'è una pratica zip per tutta la lunghezza della parete, e ora possiamo posizionare il palo che sorreggerà tutta la struttura. Una volta che avete inserito il palo, come vedete, con un solo paletto nel mezzo si tiene su. Poi questa la potrete arrotolare e fermare con questi gancetti, sono stati fatti apposta per tenerla aperta. Questo è il vano della stufa che vi dicevo. Dopo vedete qua dovete mettere quei quadrati di materiale ignifugo. Bene, una volta che l'avete posizionata dovrete tirare questi cordini per metterla in tensione. Semplicissimo, basta questo.
mettete in tensione a tutti i lati dove avete messo picchetti e il gioco è fatto. Volendo rendere la struttura ancora più resistente, qui ci sono altri occhielli e potete usarli per mettere ancora di più in tensione la vostra tenda. Come vi dicevo, la porta lavoro io la lascio aperta con questi occhiellini, si può lasciare tranquillamente aperta, e questo è l'interno. Ora passiamo a mettere il cappuccio. Questo è il cappuccio. Per un corretto montaggio, come dice il produttore, e per far sì che all'interno non piova, c'è questa fessura, questa tasca che andrà messa sopra il palo. Bene, dovete girarla così, come un calzino. La girate e il gioco è fatto. Così facendo all'interno della tenda non pioverà mai. Ovviamente lasciate l'apertura del cappuccio sulla porta lavoro che avete deciso di tenere aperta. Io nel mio caso questa, quindi la metterò più o meno così. E poi tramite gli elastici andrete a fissare a questi occhielli tutti questi gancetti. Vedete? Tutto molto veloce e semplice. Ed eccola completata. Adesso passiamo a montare la camera interna con la zanzariera. La camera interna con la zanzariera prenderà circa metà della pianta della tenda. Prima cosa da fare è, non so se riuscite a vederlo, ma lassù c'è un aggancio, dovete agganciarla lì, esattamente lì, almeno sta su. E in un secondo momento collegherete questi laccetti ai picchetti. Adesso proverei a montarci anche la stufa. E anche la stufa è stata montata. Direi che è un setup per tutte le stagioni, sia estivo che invernale, dato che all'interno c'è la stufa. Direi che sono molto soddisfatto di questa tenda.
Beh, direi che come tenda ci siamo. La stufa è accesa. Una cosa che poteva preoccuparmi era il calore che la stufa sprigiona durante il funzionamento, però devo dire che il tessuto della tenda non ha avuto cenni di cedimento, anzi è tutto come prima, quindi i materiali sono veramente di qualità. Adesso vi dico un po' di caratteristiche principali di questa tenda. Questa tenda è considerata una 4 stagioni, il peso totale è 2,4 kg, le dimensioni della borsa sono 50 x 16 x 16 cm, la dimensione del pavimento è di 5,4 metri quadri, l'altezza massima 160 cm, la forma della base è un esagono, come avevo già detto, l'impermeabilità è di 200 mm e le cuciture sono impermeabili termosaldate. Il tessuto della tenda invece è un nylon rivestito in silicone 40D. Le porte, come avevo già detto, sono 2 e non ha la gonna da neve. Purtroppo questa non ce l'ha. È considerata una tenda per 2 persone oppure una se viene installata la stufa. A mio parere, volendo, si può stare anche in 2 un po' più stretti e la stufa, però considerate un po' voi la vostra altezza e la vostra corporatura. Il panno che viene usato nella finestrella dove passa il tubo potrebbe cambiare di colore, potrebbe tendere al marrone o addirittura al nero, però non influisce sulle prestazioni. All'interno è presente anche una tasca per mettere il cellulare. Adesso vi faccio vedere che la camera interna e la zanzariera può essere usata anche singolarmente come tenda estiva o da mare o insomma per fare un pisolino nel bosco con 4 picchetti ai lati e un bastoncino da trekking. Potete fare un pisolino nel bosco senza avere problemi di insetti o roba del genere. Qua la punta è rinforzata, anche la punta, quindi è stata progettata molto bene. Là basta mettere, come ho detto, i picchetti e il gioco è fatto. Spero che questa recensione e questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti.